Salve a tutti, e allora eccoci qua. È un po' di tempo che non mi faccio sentire, ma purtroppo per delle questioni di salute e altri problemi che devo risolvere, momentaneamente sono un po' assente, quindi sfrutterò questa occasione per andare a parlare un po' del fattore coppia o giri sul motore. Quindi andiamo un po' a valutare quale sarà la formula più da sfruttare nel nostro motore. Quindi, ripeto, tanti adottano un sistema più rispetto a un altro proprio perché ancora non è ben definito quale poter scegliere, o perlomeno in alcuni settori va bene un tipo di motore, su altri c'è chi sceglie le caratteristiche opposte. Difatti anche su questo discorso ne vado a fare ne vado a fare tre accenni, nel senso che uno lo andiamo a paragonare sulla Formula 1, un altro su un episodio che mi è successo proprio su un motore da rally e un ultimo che sarà un po' pure un po' da ridere proprio per quello che è successo, quindi lo andiamo a definire nelle varie sequenze. Quindi almeno io cerco di interpretare qualcosa col mio punto di vedere, quindi come ripeto, c'è sempre chi preferisce utilizzare un tipo di motore sulla propria macchina rispetto a un altro motore con diverse caratteristiche, proprio perché poi uno deve adeguare lo stile di guida e quindi in base a quello che preferisce avere le caratteristiche del motore, altrimenti come ripeto sempre, a volte non è che si vince solo di motore, ma ci sono tanti altri componenti che si devono un po' a definire bene, anche perché poi in base alle caratteristiche del motore dovremmo assecondare anche alcune tipologie della vettura, quindi è un po' da fare delle scelte. E allora, sull'episodio della Formula 1, cioè ne vado a fare un po' un confronto. Nella Formula 1 si è scelto perlomeno si tenta di sfruttare al massimo la potenza della vettura, però se attentamente date quando ci sarà occasione dove andate a vedere, a sentire più che altro nelle riprese dove si sentirà il motore quando sarà ripresa la macchina una rispetto all'altra, andate a vedere delle caratteristiche del motore che c'è chi tende a girare più in alto e chi invece va a sfruttare proprio la coppia del motore. Quindi non voglio dire che al di là di questo c'è per adesso chi è che vince in Formula 1 è perché sfrutta un po' di potenza in più, in meno, ma averla in coppia, perché poi dal di fuori nessuno abbiamo le competenze per poter dire questo e altro, perché nella Formula 1 ci sono tanti settori che ne possono cambiare le caratteristiche proprio dalla vettura ai freni, da qualsiasi componente, quindi tutto è scelto a volte per poter utilizzare la coppia o un po' più di potenza. Però a mio parere e da quello che sto vedendo un po' anche nella Formula 1, chi riesce un po' a sfruttare la coppia del motore, quindi avere una macchina che sia più erogabile a livello di potenza e più gestibile, lo si vede che fa la differenza, proprio perché a volte avendo più coppia e più erogazione del motore nell'utilizzo, nel campo di utilizzo, cioè in un campo più ampio di utilizzo del motore, può cambiare le caratteristiche della vettura e alcuni componenti proprio per sfruttare al massimo questa tipologia, anche perché con una coppia più alta si può scegliere anche un cambio più lungo e poterlo gestire meglio, e quindi si può anche fare questo tipo di strada da intraprendere. Giustamente non tutti abbiamo le stesse idee e nemmeno
andiamo a scegliere tutte le stesse caratteristiche di motore. Passando poi a un motore da rally, quello che mi è successo, perlomeno è capitato così di sentire parlare qualcuno che in un team ufficiale andava un po' a gestire le varie mappature, perché questo era un ragazzo che poi a livello di preparazione su questo settore in Italia non è che ce ne sono chissà che, proprio per andare a gestire una macchina ufficiale da rally, i componenti sono in Italia, io parlo, sono diciamo sulle punte delle dita, quindi mi sono trovato a parlare con questa persona proprio perché anche lui di questa zona un po' veniva in vacanza e ci sfruttava l'occasione per fare delle mappature su delle macchine a un amico suo. Allora, una volta che ci siamo ritrovati una sera in pizzeria, si andava a parlare proprio di questa casa ufficiale che aveva ottenuto due motori per poterli sfruttare, cioè una che veniva un motore dalla casa madre e uno che veniva gestito e fatto qui in Italia, ma che aveva, almeno avevano trovato 10-15 cavalli in più a livello di motore rispetto alla casa madre. Allora lui mi raccontava che il pilota, allora ufficiale di questa casa, ha detto: guarda, possiamo utilizzare un motore che abbiamo fatto più potente, però non di meno, visto che ce l'hanno mandato la casa madre, andiamo un po' a scoprire quelle caratteristiche, così almeno gli diamo una risposta concreta, visto che abbiamo utilizzato un motore possiamo dire cosa abbiamo trovato e cosa non abbiamo trovato di buono in quel motore. E dopo le varie prove che un po' si vengono fatte, perché ne ho visto pure qualcuno di presenza che scendevano qui in Sicilia a provare, il motore è stato sceso, quindi il suo pilota aveva fatto le sue prove e hanno messo da parte quel motore e hanno messo su un motore che era stato un po' sviluppato qui. E allora il team italiano che gestiva un po' questa autovettura vanno per provare il motore, quello che avevano fatto, e vanno a vedere che avevano 3, 15, 20 cavalli, un po' superiori rispetto al proprio motore. Allora, quando il pilota va a provare un po' questa macchina, quello che ne esce fuori che cos'è? Appena arriva già subito il suo discorso è subito togliamo quel motore perché non si può utilizzare, quindi a livello di erogazione era scorbutico, sì, aveva un po' di potenza in più, ma non si riusciva mai a poter gestire appieno, quindi la macchina non si gestiva al 100%. Quindi con quel motore che invece aveva procurato la casa madre era più erogabile, con più potenza, quindi aveva più diciamo, campo di utilizzo del motore e la vettura si riusciva a sfruttare al pieno. Quindi quello che voglio dire è che a volte avere della potenza in più, se poi non si riesce a poter o a scaricare attraverso la trazione a terra delle ruote, o altrimenti il motore è proprio nei bassi è proprio vuoto e quindi non si riesce a poter sfruttare la macchina a piena potenza o a velocità giusta in base all'utilizzo che si va a fare. Quindi questa è un po' la caratteristica. Quindi su alcune autovetture con certi regolamenti oppure sul piso o altri componenti vanno bene certe tipologie di lavori da fare, anche se poi ci sono altri componenti che devono per forza seguire un po' quell'andamento di caratteristiche del motore. Invece quell'altro episodio che mi è successo un po', che è un po' da ridere, perché un amico mio qui dalle zone vicine una volta è venuto in rettifica a fare un motore così, e io avevo curato alcuni particolari come ad esempio la testata, fatto il rapporto di compressione, era una PCU, parliamo di un 16 valvole, quindi fatto gruppo A, e si andava a fare
tutto il montaggio del motore che lui aveva assemblato, e poi mi diceva, visto che ne aveva fatto più di uno e due, quindi avevo un po' indirizzato come mettere in fase il motore, e lui aveva preso un po' di conoscenza, dice me lo metto in fase io il motore, e così nemmeno per fare andare e venire, venite a prendere, ci penso un po' io, visto che avevo un po' tutta l'attrezzatura. Soltanto che una sera mi chiama, allora dico, mi dice guarda, il motore l'ho messo in moto, deve ancora essere un po' definito bene di mappare, però l'ho andato a provare la macchina, e io ho detto allora come va, il motore com'è? Dice guarda, il motore non si può accelerare a pieno, perché quando poi il motore va in coppia, la macchina su strada proprio non ci sta. Ho detto ma che allora è troppo potente? Dice no, non si può guidare, è troppa potenza, ancora deve essere mappato, quindi sai che potenza uscirà fuori dalla macchina. Allora dico io, allora vedi un po' di mappare la macchina e poi ne parliamo poi dopo. Invece poi mi chiama la domenica e mi fa, dice guarda ti vengo a prendere perché dobbiamo controllare la fasatura di questa macchina, perché c'è qualcosa che non va. Anche io avevo detto sì, se la macchina giustamente ha un utilizzo del motore, e il motore va pian piano crescendo ma si sente che è vuoto, e poi da un momento all'altro prende la coppia e la macchina proprio è inguidabile, perché man mano che lui andava a provare la macchina, anche in curva, appena andava per accelerare, visto che la coppia entrava bruscamente, la macchina giustamente tendeva ad andare dritta, quindi allungava la traiettoria, quindi scattava verso destra oppure verso sinistra, secondo come era un po' impostato lo sterzo. Proprio perché la coppia a livello di albaracame non era messa in fase bene. Ora mi ricordo vagamente l'episodio di come era messa in fase, quindi controllando così, perché poi il motore era messo su, abbiamo dato una mensa regolata perché bisognava scenderlo di nuovo e fare un lavoro giusto. Invece poi ho messo un diagramma sulla distribuzione, almeno qua sulla puleggia, e insomma abbiamo dato una mensa regolata, e effettivamente poi abbiamo trovato che, almeno io ho trovato l'aspirazione che andava bene come fasatura, grado più, grado meno eravamo lì, ma sullo scarico era almeno 5-6 gradi ritardata, quindi che andava a succedere che la macchina proprio quando andava in erogazione era un vuoto pauroso, quindi quando poi andava a livello fluidinamico a lavorare bene attraverso i condotti, un po' la chiusura delle valvole, la coppia andava bruscamente, quindi la scaricava tutta in un botto, quindi l'utilizzo era poi da 6.500, per dire, faccio un esempio, da 6.500 a 7.000, e poi sulla macchina, quindi sul motore non c'era più niente, quindi tutta quella coppia la scaricava tutta in una botta, e così è difficile andare un po' ad avere l'erogazione bella fluida del motore. Per questo dico, su alcuni componenti oppure su caratteristiche di autovettura, scegliendo opportune albaracame, un po' riferendoci un po' anche alla lavorazione della testata e quello che andiamo a montare, giustamente se non si ha anche una messa in fase bene, non si va a sfruttare la piena potenza del motore. Quindi questi sono dei comportamenti che ne ho sentiti tanti e ne ho visto diversi che avevano un po' questi comportamenti. E allora, per il momento accontentiamoci così, vediamo più avanti di andare a fare qualche altra cosa, e quindi ne voglio parlare anche sul discorso di messa in fase bene, proprio perché ho calcolato, quindi mi sono fatto aiutare con delle formule specifiche, gli attriti e il carico che viene assorbito un po' dalle valvole, dai componenti molle e tutto, proprio perché andiamo a leggere i profili degli abbraccamme, e da questo poi avete un po' delle sorprese su quelle che andiamo a fare sul motore, quindi dobbiamo valutare anche questo componente.